Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo il lato occulto del tuo segno, delle verità nascoste e i poteri segreti, con la speranza che ti possa essere utile. Perché ogni segno astrologico ha una parte visibile, quello che tutti conoscono, ma anche un lato occulto, un potere segreto che pochi riescono ad attivare. Questo magari lo fanno inconsciamente, magari però devono sviluppare un altro canale. Ricordo che i canali sono visivi, auditivi, percettivi e tutto quello che rappresenta un po', diciamo, i lati da sviluppare. E ora passiamo ai lati particolari segno per segno, ma rimanete con me fino alla fine, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le ultime notifiche. Come abbiamo già detto, questa forza latente dei canali, se risvegliata, può trasformare completamente la vita di ogni persona. E infatti dona maggiore consapevolezza, energia e connessione con il destino superiore, con il macrocosmo e il microcosmo. Oggi quindi esploreremo i poteri nascosti di ogni segno e passiamo un po' al significato del lato occulto dei segni zodiacali. Ogni segno zodiacale è connesso a un archetipo universale, una forza primordiale che agisce dentro di noi e che può essere usata per crescere spiritualmente e migliorare la propria vita. La maggior parte delle persone vive solo la parte superficiale del proprio segno, senza sapere che un potere segreto che aspetta solo di essere risvegliato. Questo lato occulto è ciò che ci permette di superare i nostri limiti e sbloccare il nostro massimo potenziale. Ora scopriremo qual è il lato nascosto di ogni segno e come attivarlo. L'Ariete, passiamo al primo, metto la slide dell'Ariete e vediamo l'Ariete è il guerriero spirituale dominato da Marte e è conosciuto proprio per la forza e determinazione. È un segno visivo perché è un segno di fuoco, ma il suo potere segreto è quello di canalizzare il fuoco interiore per manifestare desideri e proteggere la propria aura. Sappiamo che anche Marte è il dio della guerra, ma è anche difesa, oltre che il sangue in astrologia, infiammazione, tutto quello che deriva, ma è proprio anche difesa. E com'è una sentinella che posta dall'alto avvisa se c'è qualcuno che invade il proprio territorio, quindi è fortemente visivo. Percepisce il mondo attraverso immagini chiare e dirette, ma ha bisogno di vedere per credere e reagisce anche con prontezza agli stimoli visivi. Come dire, lo scorpione in segno d'acqua, per modo di dire, è percettivo, ma è anche intuitivo e sensoriale, spesso in modo quasi medianico. Vediamo un attimo, questo vale anche per chi ha il sole in quella posizione, ma anche la luna e anche l'ascendente, perché sono i segni proprio più forti del tema natale, come il signore dell'ascendente può essere il signore dell'oroscopo, ma bisogna vedere anche la valenza, qual è il pianeta maggiormente dignificato, in particolare la luna e l'ascendente. Quindi se hai uno di questi segni nel tuo tema natale, potresti riconoscerti in queste caratteristiche, anche se in modo più sottile o inconscio. Come possiamo attivarlo? Eh, Immagina di vedere una fiamma dorata nel tuo cuore e usala per sciogliere paure e blocchi energetici. Questa è una chiave energetica per attivare maggiormente il talento, il lato proprio della visione,
però nel contempo bisogna anche sviluppare anche il canale superiore, ovvero quello uditivo. Pian piano con questi esercizi riuscirai ad attivare anche l'auditivo, che è oppure in maniera telepatica di comunicare anche con le altre persone. E ora passiamo al segno del toro. L'archetipo del toro è il maestro dell'abbondanza, perché noi sappiamo che il toro è dominato da Venere, è la sua governatrice, la sua signora è quello della stabilità. Venere chiaramente ha altre chiavi in astrologia come l'armonia, l'equilibrio, è la dia della bellezza, dell'affettività, ma tante altre cose. Ma ora ci limitiamo proprio al lato occulto e come risvegliarlo. Il toro è un segno percettivo, ha un legame profondo con la materia e la vibrazione proprio della stabilità. Il toro ama la cucina, il mangiare, la stabilità, ma anche la sicurezza, oltre che la sua lentezza. Il suo potere occulto è proprio la legge della risonanza per attirare la ricchezza e sicurezza. Il toro vive in realtà questa sua realtà che lo circonda attraverso i sensi in modo intenso e concreto. Il suo canale percettivo è profondamente sensoriale, ha bisogno di toccare, di assaporare, ascoltare suoni armonici e circondare di odori familiari per sentirsi in equilibrio, appunto la stabilità. Ogni esperienza per lui deve essere tangibile e vissuta nel corpo, motivo per cui è attratto da tutto ciò che è stabile e piacevole al tatto. Questo lato occulto del segno si manifesta non solo per chi ha il sole in toro, ma ricordiamo anche l'ascendente e la luna, oppure forti valori nel segno taurino, e perché influenzano proprio la percezione della realtà attraverso la connessione con il mondo fisico. Quello che dovrebbe, come dire, sviluppare anche il segno del toro, il segno successivo è proprio la visione, e questo potrebbe anche, come dire, come esercizio, magari fissare una candela e poter attivare anche il mondo visivo, quindi la percezione dell'immagine. E come attivare il potere dell'abbondanza? Chiaramente noi sappiamo che per legge di attrazione con il pensiero e il sentimento si riesce ad attirare quella vibrazione che a noi ci manca. Quindi come attivarlo? Ripetere spesso dei mantra, diciamo, di abbondanza e dei suoni energetici per sintonizzarti con la frequenza della prosperità. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Il tuo archetipo è proprio il mago della comunicazione. Tu hai il dono della parola, ma il tuo vero potere è programmare la realtà attraverso il linguaggio e il pensiero. Il tuo canale di percezione maggiormente sviluppato è il canale auditivo, è un segno di aria, quindi è auditivo, ma anche molto mentale. Infatti i gemelli percepiscono il mondo attraverso le parole, i suoni e la comunicazione. Questo canale privilegiato, auditivo e mentale, fa in modo che tu possa prendere velocemente, magari ascoltando, parlando e scambiando delle idee. Il suono della voce, il tono, il ritmo di un discorso per te sono fondamentali per catturare la tua attenzione. Inoltre, la tua mente assorbe delle informazioni come una spugna, spesso in cerca di nuovi stimoli. Quindi se hai l'ascendente, la luna e il sole in queste posizioni dei gemelli, presta particolarmente attenzione, e maggiormente anche se hai forti valori dei gemelli, magari uno stellium nel segno dei gemelli, vale anche per te questa spiegazione. E praticamente l'auditivo
è un canale molto privilegiato perché è molto sviluppato l'auditivo come canale e si può arrivare attraverso la telepatia, la comunicazione col pensiero per svilupparlo ancora maggiormente. Ma come attivare l'auditivo? Bisogna usare delle affermazioni potenti ogni giorno per creare delle realtà che desideri attraverso il verbo, ma anche il sentimento, in quanto la ripetizione di queste cose, di questi mantra, ecco, chiamiamoli, o affermazioni potenti positive, come in fisica quantistica, con la ripetizione modificano la propria realtà. E ora passiamo al segno del cancro. Il cancro è un archetipo come il viaggiatore delle emozioni, è un segno governato dalla luna ed è custode della memoria ancestrale e ha il dono di aprire proprio portali temporali attraverso proprio l'acqua e le emozioni. Il cancro è infatti un elemento acqua e rappresenta proprio le emozioni. Cancro, senza dire, molto percettivo e intuitivo, oltre che essere molto emotivo. Vive le esperienze attraverso le sensazioni interiori e la memoria anche emotiva, ragion per cui anche queste memorie emotive legate al passato, chiaramente bisogna anche elaborarle e trasformarle, ovviamente, se si vuole vivere in equilibrio e armonia. Ma queste sensazioni e questa memoria emotiva ti permette di trattenere dei ricordi con incredibile nitidezza. Per te, amico del cancro, la connessione con gli altri è più importante, diciamo, di spiegazione logica dell'ambiente che ti circonda. Come avrei capito, tu sei percettivo, anche emotivo, ma per sviluppare serve anche la parte visiva. Anche per te, poi per attivare il canale della visione, puoi fissare una candela magari per, come ripetizione. Piano piano si attiva anche questo canale della visione. E come attivare invece maggiormente quel lato qui delle emozioni? Magari prendi un bicchiere d'acqua oppure uno specchio d'acqua, quello che ti è più congeniale, e chiedi di ricevere messaggi anche del tuo passato che ti possono servire per l'elaborazione o la trasformazione o anche del tuo futuro attraverso delle intuizioni chiare. E ora passiamo al segno del leone. Il suo archetipo è il custode del sole interiore, è visivo, fortemente visivo come segno di fuoco, ha il potere di attirare la luce dorata interiore per attrarre ciò che desidera. Il leone oramai lo conosciamo tutti come caratteristiche, è il segno regale per eccellenza, dominato dal sole, elemento di fuoco, vivace e carismatico anche. Per te, amico del leone, tu domini la realtà attraverso l'immagine e la presenza scenica. Il tuo canale percettivo è visivo, ma anche carismatico. Cogli al volo il mondo attraverso ciò che è luminoso, spettacolare e degno di attenzione. Hai un occhio innato per il bello anche, per i dettagli che fanno la differenza e ami esprimere la tua identità in maniera proprio scenografica. E, ripeto, se hai il sole, l'ascendente, la luna o dei forti valori nel segno del leone, questo ti può anche rispecchiare perché diciamo se anche con gli altri, il sole, luna e l'ascendente, puoi avere, come dicevo prima, e puoi impressionare, diciamo, gli altri di vedere il mondo attraverso il filtro della creatività e della autoespressione proprio di te stesso, della tua identità.
Il visivo ha come canale, come compito di arrivare all'auditivo, quindi alla chiarudienza, quindi mettersi in ascolto anche degli altri aiuta a sviluppare il canale della chiarudienza, mentre come attivare il fuoco, quindi rinnovare questa la visione che tu hai già come canale preferenziale. Immagina un brillante sole dentro di te e lascia che la sua luce riempia il tuo corpo e la tua mente, e chiaramente piano piano più la espandi, più si alza la tua vibrazione energetica. E ora passiamo al segno della Vergine. La Vergine è un segno di terra governato da Mercurio. Il suo archetipo è proprio l'alchimista della materia. La Vergine è connessa alla sacra geometria e ha la capacità di trasformare la realtà con la precisione della mente e la disciplina anche dell'intento. La Vergine chiaramente è analitico e sensoriale, però il suo canale principale è proprio quella della percezione attraverso queste caratteristiche che io ho elencato, perché la Vergine percepisce la realtà, come abbiamo già detto, attraverso l'analisi e l'attenzione ai dettagli, attraverso la sua precisione. La percezione è una combinazione tra la logica e la sensibilità tattile. Ha un forte legame, diciamo, con la materialità delle cose e ha bisogno di ordine, precisione e chiarezza per sentirsi a proprio agio. Il suo intuito è molto pratico, basato sull'osservazione attenta, diciamo, della realtà, dei dettagli. E chiaramente se hai il sole, la luna o l'ascendente o forti valori nel segno della Vergine, potresti essere portato a percepire proprio il mondo attraverso i piccoli dettagli e di filtrare con esperienza, con occhio critico e razionale. Quello che deve attivare la Vergine come è proprio la visione, chiaramente anche come attivare la visione attraverso delle immagini della realtà, si può fissare, diciamo, una candela e continuare attraverso questo esercizio per sviluppare questo canale superiore. Mentre per attivare maggiormente la percezione, prova a scrivere i tuoi desideri su un foglio con dettagli precisi su ciò che vuoi. Ogni piccolo particolare, ogni piccolo dettaglio è molto, diciamo, molto importante. Magari puoi scrivere anche una lettera all'universo, se magari conosci anche la preghiera scientifica di metafisica, puoi anche utilizzare anche questo metodo e rileggilo ogni giorno con fede e determinazione. Ti potrà anche aiutare per, come dire, per attirare quello che tu desideri, e non dimenticare chiaramente di ringraziare alla fine, di avere gratitudine per l'universo per attirare. E ora passiamo al segno della bilancia. Il suo archetipo è il guardiano degli equilibri. La bilancia è un segno governato da Venere, ma è anche l'esaltazione di Saturno. È un elemento d'aria, il canale principale è auditivo, è il segno delle relazioni, quindi e della bellezza, ma un vero custode dell'armonia universale. Il suo potere occulto consiste proprio nel riequilibrare le energie ovunque vada, riportando anche ordine e pace. Spesso la bilancia percepisce gli squilibri energetici prima degli altri, soprattutto attraverso il suono, il tono dell'intonazione, ma non sempre sa come trasformarli per ritrovare anche l'equilibrio. La bilancia è anche estetico e anche relazionale, perché la dea della bellezza, la signora che governa il segno, è anche arte, e quindi amico della bilancia vivi la realtà attraverso
l'armonia e l'equilibrio. Quindi il canale uditivo, come abbiamo già detto, è il principale di quello che tu usi e quello che tu potresti fare per aumentare ancora di più queste capacità è di metterti in ascolto, sei già portato anche per l'ascolto e la mediazione, ma ascolta attentamente perché puoi sviluppare la telepatia con il macrocosmo, il microcosmo. E vediamo anche come attivare maggiormente questo canale uditivo che è il tuo principale. Potresti imparare a fidarti della tua percezione sottile e diventare proprio un canale consapevole di armonia. Quindi immagina un suono, per modo di dire, senti un suono oppure comunica in questa maniera, magari dopo una centratura interiore, magari dove ti sei ricaricato energeticamente, comincia a espandere la tua aura e comunica magari attraverso dei suoni armonici, perché poche sono le persone che sono inclini ad ascoltare soprattutto gli altri come operatore al servizio. La meditazione appunto sul respiro e sull'energia anche dei suoni può amplificare la tua capacità di portare equilibrio nelle persone, ma soprattutto lo riporti a te stesso. E ora passiamo al mitico segno dello Scorpione. Il suo archetipo è il signore della rigenerazione. Lo Scorpione è profondamente percettivo, ma molto intuitivo. È il mago, diciamo, dello zodiaco, è il segno della morte, della rinascita, della trasformazione profonda con Marte, che è il suo signore, ma anche Plutone. E il potere proprio occulto è la capacità di trasformare l'energia negativa in forza interiore. Chiaramente sono anche delle prove spirituali secondo anche il tuo segno, la tua evoluzione che tu vivi. Ricordo che lo Scorpione è a multilivelli di trasformazione. Il serpente che è il più basso, poi c'è la lucertola che è già un buon sistema di evoluzione per poi arrivare l'aquila che è una vera e propria, diciamo, molto alta come evoluzione spirituale. E nessuno meglio di te sa come affrontare le ombre e usarle proprio anche come fonte di potere, tra virgolette, ma il potere può riguardare anche il potere trasformativo attraverso le fatiche di Ercole, di cui queste metafore sono veramente molto, ma molto importanti da riportare, soprattutto, diciamo, anche nella propria vita quotidiana, soprattutto la fatica di Ercole, che se non ricordo male è l'ottava fatica di Ercole, quella dell'Idra, in cui quando ha capito dopo il messaggio come superare questa prova, Ercole che cosa fa? Prende l'Idra e la solleva e in questo modo, attraverso questa metafora, sollevandosi, si ha proprio la trasformazione profonda del proprio potere e si trasforma l'ombra in luce. Molto spesso, amico dello Scorpione, tu ti senti attratto anche dalla magia, dall'occulto, dalle scienze esoteriche, perché dentro di te arde proprio il fuoco della conoscenza. Quindi il tuo canale è percettivo, profondo, intuitivo, come abbiamo già detto prima, perché tu, amico dello Scorpione, percepisci la realtà attraverso delle vibrazioni sottili, è il sesto senso. Il tuo canale percettivo è profondamente anche introspettivo, capta quello che non viene detto dalle altre persone, sente proprio l'energia, la percepisci degli ambienti e delle persone e hai un'intuizione quasi medianica.
nulla ti sfugge perché il tuo sguardo va oltre le apparenze e arriva al cuore delle cose. Quindi se hai l'ascendente, il Sole, la Luna o tanti pianeti nel segno, oppure hai Marte come un pianeta molto unificato nel tuo tema natale, puoi prendere in considerazione proprio queste cose e quindi accorgerti di percepire le persone e le situazioni con, diciamo, con quasi profondità magnetica, spesso senza bisogno, di spiegazioni razionali. Come attivare questo lato occulto, potenziarlo, scrivi su un foglio tutto ciò che vuoi lasciare andare, per vuol dire le paure, le dipendenze, degli schemi negativi, e poi brucialo in tutta sicurezza e visualizza la tua rinascita come l'araba fenice che ben ti rappresenta, che risorge dalle proprie ceneri. Amico dello Scorpione, quello che tu devi sviluppare è anche il canale uditivo. Per questo molto probabilmente mettiti anche in ascolto, anche attraverso il canale uditivo per sviluppare la chiara udienza, perché questo è un dono che ti potrà portare anche a una maggiore circospezione, introspezione, unendo i canali sia il percettivo che anche il visivo, perché, come dire, il visivo anche e soprattutto, ma anche l'auditivo, perché tu hai proprio, sei il signore della, diciamo, della trasformazione, sei il segno proprio più complesso dello zodiaco e non a caso forse sei nato sotto il segno dello Scorpione o hai l'ascendente in questo segno perché devi trasformare attraverso le tue capacità. Quindi più usi canali a disposizione e anche attraverso la conoscenza, maggiormente hai le possibilità, oltre che le capacità, di andare oltre l'apparenza verso il mondo spirituale. E ora passiamo per te, amico del Sagittario. Il tuo archetipo è l'esploratore delle dimensioni, il tuo signore comunque è Giove, il grande benefico, e tu sei proprio un viaggiatore fisico, ma anche spirituale. Ma il tuo lato occulto, diciamo, è ancora più potente. Il tuo canale percettivo è proprio la vista, la visione, in quanto tu per modo dire puoi connetterti anche con i mondi superiori e ricevere anche saggezza dai maestri ascesi, dipende quale raggio può interagire anche con te. Diciamo che in astrologia esoterica l'ascendente è proprio il signore dell'oroscopo, ma chiaramente dobbiamo anche vedere chi governa in che casa è, perché lì si manifesta oppure anche la combinazione del complementare, qual è il raggio che ti viene in aiuto e gli altri aspetti. È molto interessante anche questo argomento, anche diciamo da approfondire di astrologia esoterica. Ma diciamo tornando al lato occulto, diciamo dei canali maggiormente predefiniti, come abbiamo detto, per te, amico del Sagittario, è proprio la vista, ma diciamo il tuo terzo occhio, che è proprio il sesto chakra, è naturalmente aperto, ma per attivarlo devi imparare completamente a controllare la mente dispersiva, quindi le immagini, i pensieri, devi bloccare proprio questi pensieri che ruotano a mille attraverso le immagini e focalizzarti proprio sulla crescita interiore. Come già sappiamo, amico del Sagittario, tu sei espansivo e filosofico anche, perché tu percepisci la realtà attraverso il movimento e l'esplorazione. Il tuo mondo, diciamo, il tuo canale visivo è legato all'espansione della mente e dello spazio e apprendi, diciamo, o viaggiando o esplorando, diciamo, delle culture diverse e sperimentando sempre nuove prospettive.
chiaramente anche la tua mente è sempre alla ricerca di sete di conoscenza. Quindi se hai il sole, la luna, l'ascendente o dei forti valori, diciamo, in questo segno, potresti avere queste caratteristiche e potresti essere attratto da tutto ciò che stimola la tua crescita e che amplia i tuoi orizzonti, sia a livello fisico che a livello mentale. Come aumentare maggiormente il fuoco dell'intuizione, la vista, praticamente pratica regolarmente la meditazione connettendoti magari con il tuo sé interiore oppure con la galassia, quello che preferisci. Puoi visualizzare, diciamo, un raggio di luce viola dorato che ti scende dal cielo e ti collega proprio alla tua saggezza universale. Ma chiaramente diciamo che il secondo raggio in astrologia esoterica è quello che il raggio principale per il signor, per Giove, per il tuo segno. Quindi la saggezza dorata, l'illuminazione è un qualcosa che ti permette di avere l'illuminazione, ma anche la saggezza, quindi in chiedere proprio espressamente del secondo raggio o con l'arcangelo Giofiel che presiede proprio al secondo raggio della saggezza, oppure se hai bisogno di qualcosa che vuoi manifestare nella tua realtà, è un ottimo sistema per integrare maggiormente anche magari gli studi metafisici dei sette raggi e approfondire un po' questa tematica. Ma quello che devi maggiormente sviluppare è il canale auditivo, quindi mettiti in ascolto effettivamente, diciamo, anche dell'altro, perché, oppure in connessione con te stessa, perché è un canale che tu devi sviluppare a seguito di quel canale visivo e di conseguenza anche metterti in ascolto anche telepaticamente attraverso magari delle piccole frasi che puoi ricevere anche mentalmente è di fondamentale importanza per te, amico del Sagittario. E ora passiamo per te, amico del Capricorno. Il tuo archetipo è proprio il costruttore della realtà, il tuo signore Saturno, il signore del tempo, del karma, degli anelli. Sappiamo tutti quello che ha a che fare con Saturno e hai la capacità di manifestare cose nella realtà materiale attraverso la disciplina, l'intento, ma anche una sana ambizione di manifestare tutto nella tua realtà. Il tuo segno è in grado di programmare il futuro con azioni precise e calcolate, rendendoti quasi simile a un architetto del destino. Il tuo segno, amico del Capricorno, è un segno pragmatico e strutturato. Percepisci la realtà attraverso la concretezza e la logica. Il tuo canale maggiormente, diciamo, sviluppato è proprio la percezione attraverso la concretezza e la logica. Quindi come tuo canale ben strutturato, come canale percettivo, ma anche pragmatico, cogli il mondo attraverso ciò che è utile, solido e anche affidabile. La tua percezione è radicata proprio nella realtà tangibile, dove ogni elemento deve avere uno scopo e una funzione ben precisa. Se hai l'ascendente, il sole, la luna in questo segno del Capricorno o anche tanti magari pianeti in questo segno, potresti avere una visione del mondo estremamente pratica, con un forte senso di responsabilità e disciplina. Come attivare proprio maggiormente questa percezione? Pianifica i tuoi obiettivi scrivendoli come se fossero già realizzati, associa ogni desiderio a un'azione concreta e ripeti ogni mattina io comando il tempo e costruisco il mio destino
nella maniera che tu desideri. Ripeti sempre con fede e sentimento perché, come sappiamo in fisica quantistica, la ripetizione modifica proprio la realtà. Il canale che tu devi sviluppare è il canale visivo. Quindi il canale visivo puoi mettere per ampliare, proprio per avere delle immagini, puoi fissare una candela, fissarla e sempre con la pratica acquisirai anche il dono della visione, quindi della vista. E ora passiamo al segno dell'acquario. Eh, il suo archetipo è il visionario quantistico. Il segno dell'Acquario sappiamo che è il pioniere del futuro, ma il suo potere occulto e il canale principale è l'auditivo. È ancora più incredibile, puoi connetterti, amico dell'Acquario, con la conoscenza collettiva e canalizzare informazioni di altre dimensioni. Quindi per questo si dice che sei visionario, perché sei anche auditivo, ma anche capace di collegarti telepaticamente con altre dimensioni. È proprio chiaramente anche dall'evoluzione, ovviamente, che si ripetono, si rispecchiano queste tematiche. Hai il dono praticamente di anticipare i tempi e portare proprio nuova luce nel mondo. Sei uditivo e visionario, lo ripetiamo, perché percepisci la realtà attraverso le frequenze, le idee e le innovazioni. Il tuo canale uditivo è anche mentale, quindi telepatico, capti le informazioni attraverso il suono, le vibrazioni e le intuizioni anche improvvise che spesso puoi ricevere. Spesso hai una connessione particolare con la musica e con le parole ispirate e poi percepire la realtà come un flusso di segnali per decifrare. Quindi se hai il sole, la luna, l'ascendente o forti valori in questo segno, puoi riconoscerti queste capacità di captare informazioni in modo non convenzionale, spesso attraverso l'esperienza e il pensiero fuori dagli schemi. Come attivare, fai delle meditazioni di gruppo, partecipa, puoi visualizzare, diciamo, il pianeta Terra, magari avvolto da una fiamma violetta, perché il tuo governatore in astrologia esoterica è proprio il raggio violetto. Chiaramente si deve sviluppare maggiormente quale raggio influenza maggiormente il tuo segno, ma è dominato proprio dal maestro Saint Germain come governatore del segno, soprattutto signore dell'oroscopo Urano in un tema natale. Quindi visualizzare la fiamma violetta, il maestro Saint Germain, affidandosi, può essere di estrema utilità, anche non solo per il tuo bene, ma anche per il bene della collettività, contribuendo diciamo, a rendere migliore la terra e incominciare la purificazione e la trasmutazione, diciamo, del karma. Infatti il maestro Saint Germain è avatar della nuova era dell'Aquario e quindi molto utile riportare proprio questi, diciamo, elementi e dove puoi maggiormente sviluppare l'auditivo e attraverso la telepatia, attraverso fonti di ispirazione con il tuo sé interiore, per maggiormente poterti evolvere ancora maggiormente. E ora passiamo al segno dei pesci, l'ultimo segno. L'archetipo per te, amico dei pesci, è proprio il custode del sogno, eh, percettivo, ma il tuo segno, amico dei pesci, è è il segno più connesso al divino, il ponte fra il mondo fisico e quello spirituale. Il tuo lato occulto è la capacità di accedere alle memorie akashiche e canalizzare proprio anche delle energie superiori. Infatti, il tuo maestro governatore è sempre Giove, l'alto domicilio diciamo anche che governa anche il Sagittario.
hai un'intuizione straordinaria e puoi ricevere messaggi dal regno spirituale anche attraverso molto spesso dei sogni premonitori. Sei molto empatico e anche medianico come anche capacità, perché tu, amico dei pesci, percepisci la realtà attraverso l'empatia e la connessione sottile con l'invisibile. Il tuo canale percettivo è medianico e onirico anche. Puoi ricevere messaggi, come dicevo prima, attraverso dei sogni, sogni premonitori, le sensazioni e le intuizioni profonde. Per loro il confine, per te, amico dei pesci, il confine tra il mondo visibile e quello invisibile è molto sottile e spesso assorbi molto anche le energie, diciamo, degli altri senza rendertene neanche conto. E anche per questo bisogna fare anche un po' di purificazione energetica, oppure magari semplicemente mettendo, come dire, il circolo elettronico di protezione, perché noi sappiamo che quando entriamo dentro attraverso arti divinatorie, arti esoteriche, si aprono dei portali energetici molto forti e quindi anche, diciamo, la protezione è indispensabile. Quindi visualizza una spirale del circolo elettronico o lo scudo d'oro dell'amato arcangelo Michele, che è un'ottima protezione, o altre protezioni se magari tu le conosci nei tuoi ambiti. E quindi se hai il sole, l'ascendente o la luna o un forte valore anche in altri segni come stellium nel segno dei pesci, puoi, come dire, avere questa sensibilità straordinaria e la capacità di andare oltre la realtà materiale, entrando in contatto con dimensioni più elevate della coscienza. E come attivare prima di andare a dormire, puoi rendere maggiormente potente questa tua capacità innata. Puoi dire attraverso magari delle preghiere, attraverso gli angeli verso cui sei più devoto, i maestri ascesi, oppure allo spirito che abita in te, di aiutarti a ricordare oppure di avere delle risposte ben precise attraverso i sogni e poterti ricordare anche al risveglio. Quello che tu devi sviluppare è la capacità della visione. Anche per questo puoi, come dire, avvalerti di una candela accesa e cominciare a fissarla. E ripeto che con il tempo e la pratica anche la visione si amplia perché, come si dice in fisica quantistica, l'osservatore attraverso la ripetizione modifica la realtà nella propria realtà quotidiana. In conclusione, ogni segno zodiacale è un universo, diciamo, di poteri nascosti, come abbiamo capito, un sentiero unico verso la propria evoluzione spirituale. E ora che conosci il lato occulto del tuo segno, ricorda che il vero cambiamento avviene quando impari a risvegliare e canalizzare queste energie dentro di te. Il viaggio verso la tua versione più potente è appena incominciato. Sii il custode del tuo destino e manifesta la tua realtà. E quindi percorriamo questo sentiero unico per la nostra evoluzione spirituale. E da ultimo, se ti è piaciuto il video, condividi con chi pensi ne possa beneficiare, iscriviti al canale, allerta la campanella e attiva le notifiche per non perderti altri contenuti che d'ora in poi eseguirò anche su astrologia esoterica più con questi temi. Chiaramente continuerò anche con l'oroscopo, cose di questo genere e mi raccomando, scrivi nei commenti con il tuo segno per condividere il potere che se ti riconosci nei commenti o se hai già risvegliato questo, diciamo, queste potenzialità. Arrivederci a presto da Caterina
e che le stelle illuminino il nostro percorso. Ciao a tutti!